Ciao a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sono Lucas. Mia, devo dirti una cosa. Ho finalmente deciso di iniziare un nuovo sport e sono così emozionato. Bentornati. Lucas, che bello. Quale sport hai scelto e cosa ti ha fatto decidere proprio adesso? Allora ho scelto il calcio. Lo so, sembra banale per un italiano, ma io non l'ho mai praticato seriamente. Ho sempre guardato le partite in televisione, soprattutto la Serie A, ma non ho mai giocato in una squadra vera. Da bambino giocavo solo con gli amici al parco, niente di organizzato. Il calcio è fantastico. Ma dimmi, perché proprio che il calcio? Ci sono tanti altri sport interessanti. A te piacciono anche altri sport? Sì, mi piace anche il nuoto e il ciclismo, ma il calcio ha qualcosa di speciale. È uno sport di squadra, sai? Mi piace l'idea di lavorare insieme con altre persone per raggiungere un obiettivo comune. E poi devo ammettere che guardare i mondiali mi ha sempre fatto venire voglia di provare davvero. E tu, Mia, qual è il tuo sport preferito? Io adoro la pallavolo. La pratico da quando ero bambina, avevo solo 8 anni quando ho iniziato. Mi piace perché è veloce, dinamico e devi sempre stare concentrata. Ogni secondo può cambiare il risultato della partita. E poi, come hai detto tu, è bellissimo giocare in squadra. C'è un'energia speciale quando sei in campo con le tue compagne. La pallavolo è uno sport meraviglioso. Quante volte alla settimana ti alleni? E quanto tempo dedichi allo sport in generale? Mi alleno 3 volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato mattina. Gli allenamenti durano circa 2 ore, a volte anche 2 ore e mezza se abbiamo una partita importante nel weekend. Inoltre, faccio anche un po' di palestra il venerdì per il potenziamento muscolare. E tu, quanto tempo vuoi dedicare al calcio? Voglio allenarmi almeno 2 volte alla settimana, forse 3, se riesco a organizzarmi bene con il lavoro. Ho trovato una squadra amatoriale vicino a casa mia, si chiama Sporting Club Azzurri. Gli allenamenti sono il lunedì e il mercoledì sera, dalle 8 alle 10. Il sabato pomeriggio ci sono le partite amichevoli. Perfetto! Ma hai già tutto l'equipaggiamento necessario? Per giocare a calcio servono diverse cose, no? Sì, ho comprato tutto la settimana scorsa. Sono andato in un negozio sportivo grande e ho preso le scarpe da calcio con i tacchetti, i parastinchi, 2 paia di pantaloncini, delle magliette tecniche che assorbono il sudore e anche dei calzettoni lunghi. Ho speso circa 150 euro, ma ne vale assolutamente la pena. Le scarpe da sole costavano 80 euro. 150 euro non è male considerando tutto quello che hai comprato. Io per la pallavolo ho bisogno soprattutto di buone scarpe da pallavolo, ginocchiere professionali e abbigliamento comodo e traspirante. Le scarpe sono la cosa più importante perché salto molto durante le partite e devo proteggere le mie caviglie e le ginocchia. Ho speso quasi 200 euro per le mie ultime scarpe. 200 euro per le scarpe? Wow! Ma capisco perfettamente, le scarpe giuste fanno una grande differenza in ogni sport. Senti, Mia, ma tu hai mai partecipato a delle competizioni importanti? Tornei o campionati a livello regionale? Sì, la mia squadra gioca nel campionato regionale di Serie C. Abbiamo delle partite quasi ogni domenica durante la stagione, che va da settembre a maggio. È molto divertente e competitivo, anche se a volte è stressante perché vogliamo vincere e salire in Serie B. L'anno scorso siamo arrivate terze in classifica. Tu pensi di partecipare a dei tornei con la tua nuova squadra? Per ora voglio solo imparare le basi e divertirmi senza troppa pressione. Forse in futuro, quando sarò più bravo e avrò più esperienza, potrò pensare a qualche torneo amatoriale. Ma dimmi, Mia, quali sono le cose più difficili della pallavolo secondo te? Cosa richiede più pratica? Mamma mia, ci sono diverse cose difficili. La battuta è molto complicata, devi avere molta forza e precisione per mandare la palla dove vuoi. E poi la schiacciata richiede un ottimo tempismo. Devi saltare al momento giusto e colpire la palla con l'angolazione perfetta. Ma la cosa più difficile in assoluto è la comunicazione con i compagni di squadra durante la partita. Devi parlare continuamente, chiamare la palla, avvertire le tue compagne. La comunicazione è fondamentale anche nel calcio.
Devi sempre sapere dove sono i tuoi compagni e gli avversari, devi chiamare quando vuoi ricevere la palla. Ascoltatori, qual è il vostro sport preferito? Lasciate un commento e raccontateci. Praticate sport regolarmente? Sì, siamo davvero curiosi di sapere. Praticate qualche sport regolarmente? O preferite guardare lo sport in televisione? E se poteste scegliere qualsiasi sport da praticare, quale scegliereste? Un'altra cosa che mi piace dello sport è che mi aiuta a stare in forma e a mantenermi sano. Ultimamente passavo troppo tempo seduto davanti al computer per lavoro, almeno 8 ore al giorno. Il calcio mi darà l'opportunità di muovermi di più, di correre, di sudare. Il mio dottore mi ha detto che devo fare più attività fisica. Hai assolutamente ragione. Lo sport è fondamentale per la salute fisica e mentale. Io quando non gioco a pallavolo per qualche settimana, magari durante le vacanze estive, mi sento strana, nervosa, mi manca tantissimo. È come se mi mancasse qualcosa di importante nella mia vita quotidiana. Ti capisco benissimo. Lo sport diventa una parte essenziale della routine. Mia, ma hai mai pensato di provare altri sport? Tipo il tennis o il basket? O magari qualche sport più estremo? Il tennis mi incuriosisce moltissimo. È uno sport molto elegante e richiede tantissima tecnica e strategia. Ma è anche molto individuale, dipende tutto da te, e io preferisco gli sport di squadra dove puoi contare sulle tue compagne. Il basket mi piace guardarlo, ma sono un po' bassa per giocarci seriamente. Sono solo 1,65 m. Non è assolutamente vero che devi essere alto per giocare a basket. Ci sono giocatori bassi molto bravi, veloci e tecnici. Comunque capisco perfettamente la tua preferenza per gli sport di squadra. C'è qualcosa di magico e speciale nel condividere vittorie e sconfitte con altre persone, nel festeggiare insieme. Esattamente, è proprio così. E tu, Lucas, hai paura di farti male giocando a calcio? È uno sport abbastanza fisico, ci sono tanti contatti e scontri. Un po' sì, devo essere sincero con te e con i nostri ascoltatori. Per questo ho comprato dei buoni parastinchi imbottiti e cercherò di fare sempre un buon riscaldamento e stretching prima di giocare. La prevenzione è importante. Tu ti sei mai fatta male giocando a pallavolo? Sì, purtroppo sì, qualche volta. Mi sono slogata una caviglia 2 anni fa durante una partita importante di campionato. Sono caduta male dopo un salto e ho sentito un dolore terribile. Ho dovuto stare ferma per 6 settimane complete, senza poter giocare o anche solo camminare normalmente. È stato terribile, guardavo le mie compagne giocare e mi sentivo inutile. Da allora faccio sempre esercizi specifici di rinforzo per le caviglie prima di ogni allenamento. 6 settimane è davvero tanto tempo. Immagino quanto sia stato frustrante non poter giocare, soprattutto per una persona appassionata come te. Ma è importante prendersi cura del proprio corpo e fare prevenzione per evitare infortuni peggiori. Assolutamente. Gli infortuni fanno parte dello sport, purtroppo. Ascoltatori, vi siete mai fatti male praticando sport? Come avete gestito l'infortunio? Quanto tempo ci avete messo a recuperare? Scriveteci nei commenti, vogliamo sapere le vostre storie. Sì, le vostre esperienze possono essere molto utili per tutti noi. Cambiando argomento, Mia, segui anche lo sport professionistico? Guardi le partite in televisione o vai allo stadio? Sì, seguo moltissimo la pallavolo professionistica, specialmente la Serie A italiana femminile e maschile, e anche i campionati mondiali ed europei. È bellissimo e molto educativo vedere come giocano i professionisti, la loro tecnica è perfetta. Tu seguirai di più il calcio adesso che hai iniziato a giocare? Sicuramente. Penso che guardare i giocatori professionisti mi aiuterà molto a imparare nuove tecniche, strategie e movimenti. Già adesso, quando guardo una partita di Serie A, presto molta più attenzione ai movimenti dei giocatori, ai loro posizionamenti in campo, a come passano la palla. È vero, quando pratichi uno sport capisci molto meglio quello che vedi in televisione. Noti tanti dettagli tecnici e tattici che prima ignoravi completamente. È come guardare il mondo con occhi nuovi. Esatto! È proprio così! Un'ultima cosa, Mia. Qual è il tuo momento preferito quando giochi a pallavolo?
Quello che ti fa sentire più viva? Adoro quando riusciamo a fare una bella azione di squadra perfetta, con passaggi precisi, alzata millimetrica e una schiacciata vincente alla fine che fa esplodere il pubblico. È una sensazione incredibile, indescrivibile. Senti l'adrenalina in tutto il corpo. È il tuo momento preferito del calcio, anche se non hai ancora giocato molto? Anche se sono ancora all'inizio e ho poca esperienza, penso che mi piacerà moltissimo fare un bel passaggio perfetto a un compagno che poi segna un gol importante. Deve essere una sensazione fantastica sapere di aver contribuito. Sì, l'assist è importante quanto il gol stesso. Il calcio è uno sport di squadra. Bene Lucas, ti auguro tantissima buona fortuna con il tuo nuovo sport e i tuoi allenamenti. Ascoltatori, grazie mille per averci seguito oggi in questo episodio. Grazie a tutti voi. Non dimenticate di lasciare un commento qui sotto sul vostro sport preferito e sulle vostre esperienze sportive. Ci vediamo nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Continuate a studiare l'italiano. A presto e buon allenamento a tutti. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno e il vostro sport preferito.